No, non è un film dell'orrore. Oggi andiamo a riparare questo fantastico tagliasiepi Parkside che funziona a singhiozzo. A volte sì, a volte no. Vediamo come ripararlo e cerchiamo anche di capire come funziona. Si tratta di una tagliasiepi molto versatile modello PHSA 20. Premendo contemporaneamente l'interruttore di avvio e il pulsante di sicurezza posto sul manubrio dovrebbe attivarsi, ma non sempre è così. Il problema potrebbe essere nell'interruttore di avvio oppure nell'interruttore di sicurezza posto sul manubrio. Questi due switch infatti sono posti in serie, se non funziona l'uno non funzionerà nemmeno l'altro e l'apparecchio non si avvia. Senza perdere altro tempo andiamo a smontare questo tagliasiepi, non prima di aver rimosso la relativa batteria da 20 volt. Una volta tolte le 200 viti presenti anche sul manubrio, andiamo a svitare questa vite nascosta dietro l'etichetta. Quando svitate queste viti nascoste, sappiate che state annullando la garanzia dell'apparecchio. Vediamo che cosa è contenuto all'interno di questo tagliasiepi Parkside. All'interno troviamo in primo piano il motore da 20 volt, il controller per il motore e i meccanismi degli ingranaggi che trasferiscono il moto dal motore alla vera e propria forchetta tagliasiepi. Motore da 1300 giri al minuto, taglio massimo dei rami da 16 mm. All'interno abbiamo due micro switch che sono collegati in serie e sono collegati anche al controller. Solo premendo entrambi si avvia il motore. La prima cosa da fare pertanto è andare proprio a controllare questi due micro switch se c'è continuità per verificare che non siano guasti. Con il multimetro alla mano sulla portata continuità mi vado a collegare su un capo della batteria e sull'altro capo di uscita del primo micro switch per vedere se funziona. Questo micro switch sembra essere a posto. Andiamo a testare l'altro micro switch posto sulla sicurezza posta sul manubrio. Ed anche questo sembra funzionare correttamente. Per maggiore sicurezza vado a testare la continuità direttamente sul cavo del controller per verificare che non ci siano interruzioni nei cavi. E niente, il microswitch funziona correttamente. Cerchiamo altrove, osserviamo questo controller. Questi controller non fanno altro che fornire al motore una corrente costante indipendentemente dal voltaggio della batteria. Per questi motori le correnti si assestano circa sui 3 A. Partendo da sinistra, il piccolo stabilizzatore trasforma la 20 volt in 5 volt necessari per alimentare il piccolo microcontrollore da 8 pin SMD. Questo piccolo controller fornisce in uscita un segnale ad onda quadra con duty cycle specifico necessario per generare una corretta velocità del motore. Questo segnale alternato attraverso i vari transistor di pilotaggio viene passato ai due MOSFET di potenza che avviano il motore. L'uso di questi microprocessori per il controllo della velocità è sempre più diffuso perché in questo modo si può stabilire una velocità iniziale di avvio e una velocità finale. Inoltre questi controller permettono di verificare eventuali anomalie nel motore o nella batteria ed interrompere istantaneamente la fornitura di energia. La velocità di rotazione del motore è stabilita dal duty cycle dell'onda quadra fornita ai due MOSFET e di solito è stabilita dal programma caricato all'interno del microprocessore attraverso questi 4 pin di programmazione. A protezione dei due MOSFET e per evitare che questi ultimi si danneggino quando si interrompono a causa dell'energia che rimane sul loro terminale di drain, viene posto un diodo di potenza in versione SMD che scarica verso il positivo questa energia accumulatasi. Ad occhio questo controller non presenta alcuna anomalia.
tanto più che il dispositivo a volte funziona. A questo punto mi concentro proprio sui micro switch deputati all'avvio. Sebbene alla prova del tester di continuità questo micro switch funzioni correttamente, c'è qualcosa che non lo fa attivare correttamente. Di fatto lo spuntone rosso che dovrebbe piegare la levetta del micro switch non riesce a schiacciarlo fino in fondo e il micro switch non si attiva se non sporadicamente. In questo caso tutto quello che dobbiamo fare per poter riparare questo tagliasepi è piegare leggermente questa levetta in modo da far schiacciare completamente il micro switch e farlo attivare certamente quando andiamo a schiacciare il pulsante del manubrio. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per dimostrarlo mettendo un bel like. Con questa soluzione sono certo di poter risolvere questo problema. A questo punto non mi rimane che andare a rimontare il tutto e poi vedere se funziona. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link relativi agli attrezzi e ai materiali utilizzati nei miei video, cliccando e acquistando dai quali contribuirete al finanziamento del mio canale. Grazie per il vostro prezioso contributo alla crescita del canale. Nel frattempo vado a riavvitare le solite 250 viti e non mi rimane che la prova pratica sul campo. Mi ritengo più che soddisfatto della mia riparazione e di questo ottimo tagliasepi a batteria Parkside. E per concludere, ricordatevi sempre di prestare la massima attenzione quando usate questi attrezzi, perché l'erba ricresce, ma le dita no. Bene amici, anche per oggi è tutto. Io come al solito vi ringrazio per la visione, vi invito a mettere like, iscrivervi al canale, condividere eccetera eccetera e vi do appuntamento alla prossima volta.